Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione parleremo del comando blend di sweep. È un comando un po' più avanzato di quelli che abbiamo visto ovviamente nelle lezioni per principianti perché consente di realizzare geometrie abbastanza complesse. Prima di iniziare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Il blend di sweep è ovviamente un mix tra il blend e lo sweep, che sono due comandi di cui io ho già parlato in qualche lezione precedente, poi vi metterò il link nel video a queste lezioni. Appunto è un mix tra il blend e lo sweep. Lo sweep, ricordiamo, è un comando che consente di definire una sezione che poi correndo lungo una curva che dobbiamo avere, dobbiamo definire, genererà una geometria solida o di superficie. Il blend invece è un comando che consente di disegnare sezioni diverse con geometrie diverse, quindi un rettangolo, un cerchio, un esagono, eccetera, su piani paralleli ad una certa distanza. Queste sezioni vengono poi raccordate, vengono poi collegate e danno vita a una geometria solida o una geometria di superficie o anche a una rimozione di materiale. Il blend di sweep, come dicevo, è un mix tra le due cose, nel senso che consente di definire sezioni di sketch con geometrie anche diverse, quindi rettangolo, cerchio, esagono e così via, su punti diversi di una traiettoria curvilinea. Può essere una curva planare, quindi che appartiene a un piano, come in questo caso una curva di sketch, ma può essere anche una curva tridimensionale o può essere anche un'unione di più curve e può anche contemplare gli spigoli di un solido che abbiamo già modellato. Iniziamo quindi subito a vedere come funziona il comando. Il comando blend di sweep lo troviamo in questo riquadro della scheda modello, a meno che non avete fatto ovviamente delle personalizzazioni della vostra interfaccia. E ricordatevi che invece sotto forme abbiamo il comando blend che abbiamo visto, appunto il comando blend rotazionale. Quindi il blend di sweep lo trovate in realtà sotto lo sweep. Quindi clicco su blend di sweep e vado immediatamente a selezionarmi una traiettoria che devo aver possibilmente già fatto, o altrimenti la posso fare come riferimento al volo attraverso questi comandi che troviamo qui sotto. Però io già l'ho fatta e come vedete ho anche già fatto dei punti di riferimento costruiti appunto su questa stessa curva. Non sono obbligatori i punti, è sufficiente semplicemente una traiettoria, però in quel caso potremmo sfruttare soltanto le estremità di quella traiettoria, quindi il punto iniziale e il punto finale. Se invece volete inserire più sezioni, avrete bisogno di costruirvi anche dei punti intermedi. Quindi adesso seleziono la traiettoria e in realtà di questa traiettoria lui, come poi succede nello sweep, mi definisce quello che è il punto iniziale tramite questa freccia, quindi la prima sezione me la farà inserire qui. Posso eventualmente cliccando sulla freccia invertire il punto iniziale e metterlo all'altra estremità e posso anche accorciare o allungare la curva, cioè di utilizzare una porzione più corta o una porzione estesa della curva. Però per il momento la lascio così. Vado su sezioni e in realtà posso cliccare direttamente su Sketch, ma sicuramente lo posso fare anche dal menu contestuale o dalla mini toolbar. Gli posso dire di andare a definire tramite questo tasto uno sketch. Però io preferisco normalmente farlo da qui perché forse credo che sia un po' più intuitivo. Quindi premo sketch e come vedete entriamo in uno sketch su un piano ortogonale alla curva passante per il punto iniziale. Mi disegno il mio bel rettangolo, cerco di non farlo eccessivamente grande rispetto alla curva, in particolar modo rispetto alle curve della curva stessa, perché non voglio creare una geometria che poi si accartoccia, che non è bellissimo.
Attenzione perché c'è sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto per il blend, ovvero le sezioni che andremo a disegnare in vari punti di questa curva, le sezioni di sketch, devono avere lo stesso numero di vertici, altrimenti lui non è in grado automaticamente di costruirci una geometria senza che abbiamo definito bene questa caratteristica. E infatti la sezione rettangolare ha 4 vertici. Lui ci definisce anche automaticamente il punto iniziale del blend, che poi volendo possiamo anche cambiare. Questo punto sarà raccordato al punto iniziale di ciascuna sezione che andremo a costruire lungo questa curva. Quindi teniamo a mente questo aspetto. La prima sezione l'abbiamo fatta, la confermiamo. Ovviamente l'anteprima non ci viene mostrata perché una sola sezione non è sufficiente e dobbiamo andare a inserire almeno una seconda sezione. Quindi clicchiamo su Inserisci, ci viene evidenziato immediatamente, anche se non è molto ben evidenziato, però ci viene evidenziata l'estremità opposta della curva che abbiamo selezionato e quindi è sufficiente direttamente cliccare su Sketch per andare a disegnare la seconda sezione. Come vedete, lui entra nello sketch su un piano ortogonale alla curva, ma passante per l'estremità opposta, quindi l'estremità finale. Qui vado a disegnare un cerchio e come mostrato anche nel comando blend, il cerchio in realtà non ha vertici, sono costretto a dividere il cerchio con il comando dividi in 4 archi di circonferenza. Inizio da qui la divisione perché la prima divisione corrisponderà al punto iniziale di questa sezione, quindi faccio una prima divisione qui e poi di conseguenza vado a fare altre divisioni. Io le divisioni le faccio un po' random, un po' a caso. Ovviamente potete essere più accurati se volete gestire meglio le varie sezioni. Come vedete il punto iniziale me l'ha messo qui, è più o meno allineato, quantomeno nella sua posizione all'interno dello sketch, al punto iniziale che avevamo nella prima sezione e quindi posso confermare. E quindi vado a confermare e abbiamo già un'anteprima del solido che abbiamo ottenuto con queste caratteristiche che abbiamo inserito. Notate che comunque in questa finestra noi possiamo anche ruotare le varie sezioni che abbiamo costruito, ad esempio questa sezione la posso andare a ruotare di 45 gradi e ottenere un effetto di torsione. L'effetto di torsione lo possiamo anche ottenere spostando il punto iniziale nelle varie sezioni. Ok, però ritorno alla situazione iniziale. Possiamo anche inserire delle ulteriori sezioni. Per fare ciò abbiamo bisogno di punti, sono definiti sulla curva. Io già l'ho fatto, quindi vado a fare inserisci, però in questo caso lui non sa quale punto voglio utilizzare, non riesce a interpretarlo da solo, quindi glielo devo selezionare. Vado sul punto, glielo seleziono e a questo punto clicco su Sketch. Disegno una nuova sezione, facciamo una cosa, qui mi disegno una sezione che non è rettangolare, cerco di utilizzare un po' di fantasia in più, anche se non ho fatto un grandissimo sforzo, disegno un trapezio rettangolo. Controllo che il punto iniziale sia nella posizione corretta che voglio, non è così, quindi seleziono questo punto, faccio tasto destro, strumenti feature, punto iniziale. Ok, come vedete la freccia adesso si è spostata lì. Confermo e adesso vedo l'effetto dell'inserimento di questa nuova sezione all'interno del mio blend di sweep. Ne inserisco una quarta, quindi vado a fare inserisci, seleziono l'altro punto, di nuovo sketch. In questo caso, dato che la mia creatività è finita, vado a costruire un rettangolo, sempre centrale, però un po' più alto e un po' più stretto del primo. Facciamo solo un check del punto iniziale, me l'ha messo nella posizione giusta e quindi confermo e ho ottenuto il mio blend di sweep. Blend di sweep, ricordatevi,
come quasi tutti i comandi di Creo può essere solido, quindi pieno, può essere di superficie, quindi che non racchiude nessun volume, quindi ha spessore 0, può essere solido con spessore, cliccando su Sketch più spesso, e quindi può essere una sorta di tubo, e allo stesso modo posso fare anche delle asportazioni di materiale, che però in questo caso non posso fare perché non ho nessun modello da tagliare che ho già costruito prima e quindi non posso mostrarvene. Però questo è il blend di Sweep. È un comando in realtà molto utile per disegnare condotti a geometrie variabili, come può essere ad esempio un condotto di aspirazione di un motore o una luce di aspirazione o di scarico di un motore a due tempi, ad esempio. Ok, detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti.